Siamo in partenza. Facciamo un po' prestita. Se no si mangia. Siamo qui nei pressi del Todis. Diamo qualche cosa per mangiare e poi partiamo. Andiamo. Todis. Va bene il Todis. Sì, penso che sì. Voilà. Usciamo dal centro abitato, ma c'è traffico. C'è traffico. Che traffico. Oddio, sul traffico. Questa è via nazionale di Burtina praticamente, a quest'ora. Esattamente, ma che ora è? 16:30. Mamma mia, io odio il traffico. Odio il traffico. Toto! Mannaggia, guarda che traffico! Aggiornamento! Aggiornamento! Callura! Ma callura! Aggiornamento! Niente, qui deve essere successo per forza qualcosa, perché non si riesce a capire per quale motivo non si cammina, e se si cammina proprio a passo d'uomo, quindi presumo che sia successo qualche cosa. Speriamo che non ci sia un incidente, ma non per la perdita di tempo. Guardate che il sole che effetto ottico con le nuvole che crea. Bello. Non so se si riesce a vedere, praticamente ci sono le nuvole, dietro le nuvole c'è il sole e tutti questi raggi che cercano di uscire dalle nuvole e formano un effetto ottico veramente bello. Questo è bello, guarda. Bello? Come si fanno disegni di Dio, no? Lo sapevo che dicevi così. GoPro resta video. Ci dobbiamo dirigere a Olevano Romano. Tra qualche chilometro ci dovrebbe essere l'imbocco dell'autostrada. Ma no, la facciamo l'autostrada? No! Niente autostrada. Facciamo la strada statale, facciamo una passeggiata, anche perché il navigatore ci dice circa 60 minuti. Un'oretta. Facciamo la passeggiata, non facciamo la strada statale, e facciamo la strada statale e non facciamo l'autostrada. Traffico permettendo. Quello traffico per autostrada. Sì, no, vabbè, ma dopo il casello dovrebbe essere... Cioè qui a pochi chilometri c'è il casello autostradale, ma presumo che dopo il casello autostradale dovrebbe essere libero. Ultime parole fatte. Se tutti ce l'hanno la stessa idea? E che ne so io, il mondo è bello perché è vario di cervello. Boom! Riusciranno i nostri eroi. E si è fatta una certa e ci sta bene pure fame. Noi mangiamo quando ci abbiamo fame, per noi non esiste né pranzo né non esiste cena. Quando abbiamo fame mangiamo. Quindi Dove c'è scritto che pranzo devo mangiare all'1, 2? Se io al mezzogiorno ce l'ho fame e mangio. ma io penso, sai che c'è? Sì? C'è un panino tra le mani alle 10 di mattina. Io
fare così perché praticamente non vale la pena fermarci da qualche parte, dormire, poi domani mattina rimetterci in marcia, e poi tra l'altro mancano circa 20 km, quindi non è che sia tutta questa grande strada, e allora facciamo così, ci dirigiamo direttamente nella sosta camper. Questa è un'uscita fatta così al meglio. Noi quando siamo a casa difficilmente decidiamo cosa fare, dove andare, ma forse all'ultimo momento si sceglie una location, un luogo dove andare, ma non è che pianifichiamo, a noi non piace pianificare, quindi. E tra l'altro abbiamo scelto questa sosta per il semplice motivo che è una sosta, una sorta di aria spartana, c'è molto verde, molto spartana, non è un campeggio, è una sosta camper di quelle acce, c'è poco e niente, è indispensabile, quindi. E non la conosciamo, non ci siamo mai stati e abbiamo deciso praticamente di andarci per la prima volta. Qui c'è la macchinetta, l'hai vista la macchinetta? No, guardo. Guardi, hai visto? Che navigatore sei? Qui ci vanno i verbali, manco se ne accorgeva. E allora andiamo, vamos! Buongiorno. Siamo arrivati ieri sera sul tardi. Il proprietario molto gentile ci ha fatto entrare, una persona veramente squisita. E ci diceva appunto che stava ancora ultimando le preparazioni per l'inizio della stagione. In effetti dove ci siamo posizionati c'è il taglio dell'erba fresco, però va bene. Stamattina piove, abbiamo trovato maltempo, pazienza. Speriamo che più tardi si rimetta, ma non credo perché è tutto chiuso, quindi presumo che sia così tutta la giornata. Ah, questo signore qui che vedete, posso? Sì? Come no? Questo è Paolo, il gestore praticamente di questa splendida sosta camper, ripeto, chiama la natura. Paolo, ci vuoi dire qualche cosa di questa sosta? Niente, questo è un luogo, diciamo, un po' selvaggio, ricercato appositamente sia per avere uno spazio, per poter un contatto con la natura, perché qua ci sono dalle lucciole al fatto di vedere le stelle. Noi poi siamo un gruppo, un'associazione di promozione sociale e collaboriamo anche a livello musicale. Io sono musicista e quindi sono un musicista professionista, quindi abbiamo una serie di attività, tra cui la cosa più importante credo che sia il contatto con la natura. Perfetto, sì. E capire i segreti della natura, che sono vere magie, insomma. Vero, vero. Ciò che dice è tutto vero. Quindi vi aspetto numerosi. Vogliamo anche dire qualche cosa della sorgente qui, che c'è una sorgente. Qui siamo in pratica alla sorgente del fiume Sacco, che abbiamo qua a distanza di Sì, qui 100 metri. come potete vedere, dopo gli alberi praticamente c'è la sorgente del fiume Sacco, dove l'acqua sgorga e si crea in pratica da un livello che è ricco. Questa è una zona poi ricca d'acqua, perché qua siamo vicino a fiuggi,
ci sono vari fiumi, c'è l'Aniene. Diciamo E che questa è la provincia di Roma e dalla parte di... a sud dei Monti Prenestini. a sud dei Monti Prenestini. Quindi Esatto. diciamo dalla zona di Palestrina e Avvenire Cave, Genazzano, Levarano Romano, Bellegra, San Vito. Questo è questo posto meraviglioso, Meraviglioso veramente, sì sì. dove a inizi Novecento era molto frequentato anche da pittori che venivano dal nord Europa, svedesi, norvegesi, olandesi e tedeschi. Quindi In effetti c'è anche un museo a Olevano Romano che riguarda proprio questo percorso di pittura, perché venivano qua proprio per la situazione così geografica, per i paesaggi che sono molto particolari, e quindi c'è una storia anche culturale. esatto. Credo che la cosa più importante sia preservare la natura, cercando, appunto, noi adottiamo anche la linea, quella biodinamica, quella del circolo interno, quindi non prendiamo niente di chimico, e addirittura le sementi le prendiamo dalla Demeter, che è quella certificazione di sementi biologiche e biodinamiche. Qui cerchiamo di seguire un percorso che è quello della legge, cioè la legge dell'uomo è la legge dell'uomo, la legge della natura È la legge della veramente natura, esatto. la cosa seria e sacrosanta, per cui Perfetto, vero, vero. seguiamo Assolutamente. questa linea che è un po' che accomuna musica, dove c'è anche un fatto emozionale, e questa cosa mi lega al mio amico Romeo. Grazie. Si è creata questa amicizia. È nata questa sinergia. Adesso è venuta la Jeep. Ok, anche perché adesso vi spiego che cos'è successo. Cioè, praticamente noi adesso ci troviamo in questa situazione qua e naturalmente, come al solito, non ne usciamo. Eccoci qua. Quindi adesso Paolo ha chiamato un suo amico, vediamo da risolvere un attimo la situazione e poterne uscire. L'abbiamo fatta, siamo riusciti, grazie a Paolo e il suo amico, a uscire fuori dalla situazione. Eccoci qua. Che carino. Ah, questo qui è l'altra parte della sosta camper, quindi valete veramente venire qui,
Io tornerò sicuramente, perché si è creata questa amicizia con Paolo, è persona veramente squisita. Eccoci qua. Ah, c'è una posizione che non funziona. Eccoci Paolo, il nostro salvatore. Lei è Camilla, Nasinella amiatina, che è in via d'estinzione, come razza era in via d'estinzione fino a poco tempo fa. Adesso... Ma avevi detto infatti ieri che sarebbe arrivata una new entry. Sì, lei mo la spostiamo sotto alla copertura perché Poverella, diciamo, no? è pure gravida, quindi Ecco. ad aprile. Che ti serve una mano? Tieni. No, regista corta un po'. Non è lunga la canetta. Ok, ringraziamo i nostri salvatori. Che se non c'erano loro oggi proprio Diego, che se no altrimenti non usciamo proprio da sta Una volta situazione. l'avevi preso pure da una cunetta. Vabbè, ragazzi, buona giornata. Ciao, grazie, ciao ciao. Ok, va, senti, noi andiamo. Se volevi aggiungere qualche cosa. No, io volevo innanzitutto abbracciare, salutare tutti, spero che abbia, no, non io, ma sì, quello che mi circonda abbia creato un po' di stupore, anche di attenzione, e credo che questa cosa possa essere fruibile un po' da tutti quelli che vorranno venire a toccare con mano, no? Con i piedi il fiume, la natura, passeggiate, il fatto anche di avere una certa tranquillità, una certa privacy. Con questo vi abbraccio a tutti in maniera virtuale e ringrazio di nuovo il mio caro amico Romeo. Ciao a tutti. Cosa da dire? Grazie. Va. GoPro arresta video.